Uno mi aveva raccontato che negli anni della guerra e del primo dopoguerra, lui lavorava in una sala parrocchiale. Il prete visionava sempre i film prima di programmarli e tagliava i baci e le scene impudiche. Ho anche conosciuto un salumiere del mio paese, un carissimo amico, che era un grande appassionato di musica e di cinema, che da ragazzino faceva il chierichetto in questa chiesa. E quando questo professionista non reinseriva i baci, lui li rubava. Questa idea dei baci sottratti a un film mi era rimasta e mi aveva colpito molto, non l'avevo mai dimenticata. E quando mi sono deciso e quando via via ho raccolto elementi per raccontare la storia di una sala cinematografica, ho capito che l'idea dei baci tagliati doveva essere il motore narrativo di tutto. In quella sequenza c'è un'inquadratura, si vede per pochi secondi un proiezionista, un anonimo proiezionista che sta proiettando i baci. Quel proiezionista sono io. Prima di girare questa sequenza io avevo avuto un'idea che mi piaceva molto e che mi piace ancora adesso, ma mi rendo conto che forse era un'idea eccessiva. Volevo che questo proiezionista che si vede per 2 secondi alla fine fosse Fellini. E Fellini rispose con una lettera che io possiedo ancora adesso, in cui disse: ma mi pare di capire che in una sequenza, in un momento così importante del film, mettere un volto così ingombrante come il mio possa distrarre il pubblico. Io vi suggerirei di farlo fare a uno sconosciuto. Fatelo fare a Tornatore. Allora Cristaldi mi disse: guarda che ha ragione Federico, perché tutti si distrarrebbero. Fallo tu, perché almeno per adesso sei uno sconosciuto, noi ti auguriamo di non esserlo in futuro. Io mi ricordo di avere molto amato questa sequenza, l'avevo proprio fatta io con le mie mani, per cui ci sono alcuni baci sottosopra, alcuni rivolti destra-sinistra. Anche questo in qualche maniera poi ha avuto una sua funzione emotiva, cioè Perrin
sapeva che avrebbe visto qualcosa che aveva un grande valore per me. Una cosa era leggere su un foglio di carta la descrizione di questa sequenza e una cosa era vederla. Mi ricordo di avere fatto le prove con lo schermo spento, solo per la macchina, per le luci, e poi quando ho mandato la proiezione ho girato direttamente. Mi ricordo di aver fatto solo 2 ciak, ma montai il primo perché la seconda volta era meno commosso, meno emotivo della prima. La prima fu la sua vera reazione. Io stesso mi sono sempre sorpreso del fatto che il pubblico si commuova sempre, perché probabilmente, non so per quale strana alchimia, la gente forse avverte che dietro quell'idea, dietro quel finale, non c'è solo un trucco cinematografico, un'invenzione di sceneggiatura, ma c'è qualcosa di vero. È strano, la gente avverte questo. E forse questo è il segreto della forza di quella sequenza.